Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2023 e abbiamo la stella. Ma che bello, amici del Toro. Quando c'è la carta della stella si parla di nuovi obiettivi, si parla di doni psichici, si parla di destino. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che queste letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email. Nel caso vogliate contattarmi, lo vedete scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Allora, tenete presente che queste letture sono di carattere generale, quindi possono riguardare la famiglia, il lavoro, la crescita spirituale, qualsiasi cosa, ok? Cercate di adattare voi la lettura, il movimento energetico alla vostra realtà o al vostro settore di interesse. Le letture sull'amore e gli affetti per la prima metà di novembre usciranno la prossima settimana. Bene. Partiamo con un 4 di spade, un 6 di pentacoli, un 4 di bastoni, un 9 di bastoni, scusate, un 9 di spade, la giustizia, 8 di bastoni e l'imperatrice. Wow! Devo dire, belle carte. Allora, partiamo un po' in sordina in realtà, perché abbiamo comunque questo 4 di spade, è una carta di ritiro spirituale, è una carta che parla di qualcuno che o arriva o sta ancora attraversando un periodo di ricarica psicologica, emotiva, fisica, energetica. 4 di spade è sempre una carta che parla di un momento di autoguarigione. Devo dire che è anche una carta che parla di qualcuno che sa che la situazione che sta vivendo non è delle migliori, ma è come se non si avesse abbastanza energia in questo momento per uscire. Poi però vediamo questo 6 di pentacoli. Qui ho come l'idea che le cose si potrebbero sbloccare o perché ricevete qualche tipo di aiuto, qualche tipo di dono, o perché, ragazzi, vi dirò, nella prima settimana, nella prima parte di novembre si potrebbero sbloccare questioni burocratiche legate al denaro, legate a anche a una casa per qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di spade. Allora abbiamo un asso di bastoni, 7 di coppe, 10 di spade e 9 di bastoni. Allora, sì, ci si sta prendendo questo momento per capire come tutelarsi, come difendersi, a che cosa non fare più riferimento, come tagliare, come chiudere con certi cicli, in che modo agire. È come se fosse un periodo di, come vi posso dire, di non restyling, un periodo di programmazione. mm? La cosa principale che dovete fare qui è iniziare a mettere delle barriere per non stancarvi tanto nello stare dietro agli altri piuttosto che nel difendervi. Cioè, quando per esempio vi chiedono qualche cosa e voi rispondete no, ok?
la parte drenante della conversazione quando l'altro cerca poi di convincervi, ma perché no? E prova questo, e prova l'altro, e voi no perché, no perché, no semplicemente è no. Non dovete dare spiegazioni, è no, punto. Ed è il togliere la parte drenante delle conversazioni qui, delle situazioni. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Allora abbiamo un 5 di pentacoli, la carta della morte, un 8 di spade e la sacerdotessa. Di nuovo un'altra carta di tagli, esattamente come il 10 di spade. Guardate, allora, quello che vi posso dire, avendo anche la carta della stella e la carta della sacerdotessa, è quella di lavorare di più sul vostro intuito. Avete il 5 di... vi dicono, ritrovate il vostro equilibrio tra la materia e lo spirito, nel senso che avete una parte di mente che vi porta fuori, troppo negativa, probabilmente causata dalla sofferenza o dalle dinamiche che crea questo 5 di pentacoli. Probabilmente qualcuno ha paura di essere abbandonato, ha paura di perdere la propria indipendenza nel caso di una rottura o cose per lo stile. Con la sacerdotessa vi dicono guardate nel lungo periodo, guardate al di là. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Giudizio e matto. Qui vi state aspettando una telefonata, come se ci dovesse essere un movimento dall'esterno. Probabilmente, guardate, sia il 5 di pentacoli che l'8 di spade sono carte che parlano di vittimismo. Probabilmente siete in un periodo di così tanta bassa, cioè, o meglio, arrivate da un periodo di bassa energia, per cui è come se avessi bisogno di un input esterno per effettuare un cambio, per riuscire a vedere meglio la situazione o per fare il salto, come vi dice il matto. Abbiamo qui un 9 di spade che è una carta di preoccupazioni. C'è qualcosa che assolutamente non vi lascia tranquilli, eh? Andiamo a vedere, perché il 9 di spade è una carta riferita al passato. Asso di coppe. Allora, per qualcuno si può trattare della solitudine, per qualcun altro dei figli. Come se ci fossero delle preoccupazioni con i figli, il ce la farò con i bambini, con il bambino, la bambina, non lo so, da sola, da solo. E l'altro è come se ci fosse una sorta di paura a rimanere soli, paura a non farcela da soli, a non essere abbastanza. C'è un sogno qui, c'è un obiettivo con la stella. Andiamo a vedere la giustizia. Ecco, 9 di spade, che avete anche qui. Ragazzi, se state aspettando una firma, se state aspettando un accordo di separazione, un qualsiasi cosa, quel compromesso, quella firma, quel contratto arriva. Se siete senza lavoro, anche, è facile che arrivi nella seconda settimana di novembre o giù per lì, quel contratto che stavate aspettando, quella telefonata, quella chiamata, quella che qui vediamo che con il giudizio arriva poi la settimana dopo. Diciamo, se voi ve la state aspettando oggi, arriverà la prossima settimana la telefonata, la comunicazione. La notizia anche solo potrebbe essere, no? Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. 2 di bastoni e 3 di coppe. È interessante perché qua il 3 di coppe al contrario, qui invece alla fine abbiamo l'imperatrice. Dunque, potrebbe essere, vi dico potrebbe, anzi facciamo così, vado a vedere subito l'imperatrice. 10 di pentacoli,
4 di pentacoli e re di pentacoli. Ho come la sensazione che questo tipo di sblocco che ci sarà nella seconda settimana di novembre, o meglio, questa, perché anche questo, dov'è? 10 di pentacoli è una firma, è una carta di contratti, una carta di matrimonio, una carta di famiglia, gruppo felice, qui abbiamo un re, una carta di abbondanza. Ho come la sensazione che passiate da una fase di carenza a una fase di abbondanza, ok? Qui siete impegnati a purgare qualche tipo di dolore, qualche tipo di attitudine mentale, c'è qualche forma pensiero che voi avete sul soldo, sul denaro, che vi tiene bloccati. O probabilmente è questa notizia che non arriva, questa firma del contratto, la risoluzione del, non lo so, c'è qualche cosa che ha anche a che vedere con la casa o con i figli. Mm? Però state sereni, state tranquilli, perché nonostante le apparenze di inizio mese, cioè nonostante diciamo come possono sembrare le cose all'inizio del mese, verso la seconda settimana si inizia già a intravedere un qualche tipo di miglioramento, un qualche tipo di espansione, un qualche tipo. Allora, per qualcuno potrebbe anche arrivare qualche premio inaspettato, qualche aiuto, se non è economico, perché qui in effetti il 6 di pentacoli è una carta di equilibrio. Ragazzi, per qualcuno può essere che il vostro problema sia dover dare dei soldi a qualcun altro. Magari per una casa, magari per, non so, una rata. Però è come se si riuscisse a trovare un accordo verso appunto la seconda settimana di novembre e alla fine c'è quello che è una stabilità e eventualmente potrebbero essere dei nuovi contratti appunto lavorativi se qui il vostro problema è come faccio fronte alle spese, come pago, ipotesi se non ho un lavoro stabile, se non ho un lavoro ufficiale, diciamo così, no? Però ecco, vedo che le cose vanno a risolversi, si va verso la prosperità, verso l'abbondanza, verso una nuova capacità creativa. Potreste anche essere appunto, cioè iniziare a far parte di un gruppo grosso, di un'azienda grossa, con un contratto super in regola. Per qualcuno vi dirò che potrebbe anche arrivare il prepensionamento, il pensionamento, insomma, la fine di un ciclo lavorativo. Mm? Bene, un sogno che si realizza quindi. Andiamo a vedere un oracolo ancora. Ok, 3 oracoli, wow. Allora, il primo è una carta numero 15, chissà che magari possa essere interessante ricevere questo messaggio, questa. Qui abbiamo un 8 di bastone, una comunicazione, potrebbe arrivare intorno al 15 di novembre. E appunto parla di un messaggio in una bottiglia. Avevate anche il giudizio? Sì. Se fosse una graduatoria, se fosse qualche cosa così, arriverà da lontano il messaggio, questo è quello che sento. Quindi è come se arrivasse dai piani alti o da lontano nel tempo, come se magari qualcuno venisse chiamato dopo tanto tempo che ha mandato un curriculum, tipo non mi ricordavo neanche più di averlo mandato, e vi chiamano. Tagliare legna, ecco, infatti, questa è una carta che proprio riguarda il lavoro, è una carta che riguarda il ripetersi di qualche cosa durante la giornata, il fare qualche cosa in modo metodico, in modo ripetitivo. Quindi se siete in una fase dove per esempio state cercando lavoro, dividetevi il lavoro, cioè mandate, non lo so, 5 curriculum al giorno, un'ora o due al giorno le dedicate solo per cercare le aziende dove volete lavorare e mandare appunto il curriculum. È una cosa che dovete fare in modo quotidiano, è questo che vuol dire il tagliar legna, è una azione ripetitiva. Wow! Carta numero 1, Yang, azione, e lo rivediamo già subito qui, eh? Il come agire, sento che sarà già attivo, o perlomeno il pensare a come agire è già attivo all'inizio del mese,
giustamente se avete bisogno di uscire da un certo tipo di situazione, sarete lì che starete cercando di fare qualche cosa o di fare dei programmi appunto per cercare una soluzione. Però ragazzi vedo che si va verso l'abbondanza proprio economica, la prosperità, l'unione familiare, i contratti, le tradizioni, tutto quello che è prosperità, abbondanza. Bella lettura, amici del Toro, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Nel caso non vediate il tasto abbonamenti o abbonati, può dipendere dalla tipologia del telefono piuttosto che dagli aggiornamenti. Provate magari da un altro apparecchio o piuttosto che da un altro account. Se poi proprio non riuscite, contattatemi e in qualche modo, non ho idea di come, però proveremo a risolvere il problema insieme. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!